Buongiorno. Oggi vi racconto cosa mangio. Full day of eating, quindi sono off. Vi faccio più o meno vedere cosa mangio in un full day of eating quando sono off. L'ho già fatto vedere su Instagram, però non ho spiegato perché mangio quelle cose in quel determinato momento. Non ho spiegato praticamente niente, ho solo fatto vedere quello che mangio. Però su Instagram faccio vedere anche altre cose, quindi se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram, @porcofit, grazie mille. Prima cosa, first thing first, caffè. Mentre che mi bevo il caffè, volevo fare una riflessione a tutti. Molta gente mi chiede di dare dei consigli nutrizionali e mi dice: ma la dieta è troppo difficile da fare, la dieta è troppo restrittiva, la dieta qua, la dieta là. Però, se tu vai a chiedergli cosa mangia durante il giorno, loro non lo sanno. Voi mangiate la pasta al sugo, mangiate, molte volte vi mettete a dieta e mangiate il riso col tonno al naturale, però realisticamente non sapete quanto state mangiando, cioè cosa state mangiando. Realisticamente voi vi dicono, ah, per dimagrire dovete mangiare il riso e il pollo. Ok, però se ti mangi 500 grammi di riso o un chilo di riso al giorno e 500 grammi di pollo al giorno o un chilo di pollo al giorno, cioè non è che state facendo la dieta, state mangiando a cazzus, però state mangiando riso e pollo e broccoli. Quindi non ci vuole niente, c'è un'applicazione, questo ve lo volevo spiegare un po' a tutti, è molto semplice. Ah, prima di tutto esistono tante applicazioni che vi dicono praticamente voi mettete quello che mangiate e vi dicono quanto state mangiando, quindi più o meno sapete. Mettete il riso, 100 grammi di riso e sapete che ha più o meno 75 tra gli 75 e gli 85 grammi di carboidrati. Facciamo una media 80 grammi di carboidrati per 100 grammi. Mettete 100 grammi di pollo e più o meno dovrebbe avere 28-30 grammi diciamo più tra i 25 e i 30 grammi di proteine per 100 grammi. Comunque ci sono delle applicazioni che vi dicono più o meno quello che state mangiando. Perché vi dico questo? Perché se voi non sapete cosa ingerite, cosa state buttando dentro il vostro corpo, come pretendete di dimagrire? Molta gente dice, ah ma io mangio poco. Ok, sì, va bene, però cosa mangi? Ah, io mangio la pasta. Ok, quanti grammi di pasta mangi al giorno? Ah, non lo so. Altra gente ha paura di questa, una bilancia. E cioè, non è difficile pesare la pasta prima di buttarla. Ma il fatto è che non sapete, non tutti di voi, magari qualcuno di voi lo sa, però non sapete realisticamente quello che state ingerendo. Cioè, non sapete nemmeno, non tutti, molte persone non sanno che l'avocado porta grassi, che la pasta non ha grassi, tra virgolette, il riso non ha grassi. Cioè, ci sono molte persone che non lo sanno, ma è normale non saperlo, se non vi siete mai informati è normale non saperlo. Però, se voi prendete un'applicazione, io per esempio utilizzo MyFitnessPal e scrivete pasta 100 grammi, vi dice letteralmente quello che state mangiando, parlando di carboidrati, grassi e proteine. Quindi, se volete dimagrire, provate a prendere un'applicazione e a metterci quello che state mangiando e vedete quanto state mangiando e vi fate un'idea di cosa sono i carboidrati, cosa sono le proteine e cosa sono i grassi. Poi c'è un discorso molto più lungo da fare, però. Poi, altra cosa che volevo dire, molta gente viene e dice, ah ma io non dimagrisco, io mangio pochissimo, ed è vero, mangiano pochissimo, ma mangiano pochissimo nel senso che mangiano 1000-1200 calorie al giorno e magari sono gente che lavora tutto il giorno, fa un lavoro magari non sedentario, quindi sta in giro, cammina, in più fa attività fisica e quindi ha un consumo di, diciamo, teoricamente 2000 calorie al giorno e ne mangia 1200. È normale che non dimagrisci. Il corpo, è un discorso molto più lungo da fare, però il corpo, tra virgolette, cosa dice?
sto mangiando poco, sto consumando tanto, devo un attimino proteggermi, soprattutto dopo una certa età. Quindi affidatevi a un nutrizionista. Quindi, cosa preparo per colazione? Ieri ho comprato sta cosa qua. Madonna santa. Quindi questo sarà parte della mia colazione, vi farò vedere. Cosa mangio a colazione? Vi spiego anche perché mangio queste cose a colazione. Allora, a colazione di solito io mangio quando lavoro di mattina, faccio questa colazione qua, la faccio in aereo ovviamente, la preparo prima. Quando lavoro di sera faccio un'altra colazione che oggi sarà il mio post workout. Quindi olio, avocado, poi faccio 3 uova, 100 g di albume e il pane. E quindi adesso vi faccio vedere come lo preparo. E se voi direte, ma le cipolle la mattina, che schifo. Non ne mangiare, se non le vuoi, non ne mangiare le cipolle la mattina. Eccoci qua, allora, il pasto è pronto, mi manca il sale, però vabbè, ve lo faccio vedere. E sono quello che vi ho detto, 3 uova, 100 g di albume d'uovo e 90 g di pane, che mi danno 35 g di proteine, 15 g di grassi e 50 g di carboidrati più o meno. Quindi perché mangio questo? Perché cerco di tenere i grassi lontano dall'allenamento, ma più che altro cerco di tenere i carboidrati prima e dopo l'allenamento. Quindi prima dell'allenamento vedrete mangio molti più carboidrati e molti meno grassi, non molti di meno prima, un po' li tengo, e dopo il workout mangio molti più carboidrati e molti meno grassi. E poi a cena aggiungo di nuovo i grassi. Questo perché per me conta molto il timing dei nutrienti, quindi prima, intra e dopo l'allenamento, e i grassi lontano dall'allenamento. Bene, prepariamo il pasto pre-workout. Oggi, siccome sono off, solitamente quando sono off non mangio riso e pollo, cioè il pollo sì, ma non mangio il riso. Quindi pasto pre-workout oggi facciamo, per questo periodo mi stanno piacendo molto i gnocchi di patate, quindi andiamo a preparare i gnocchi di patate. Con pollo, poi ho comprato una salsa, in realtà 2. Questa non ve la faccio vedere perché mi insultate, anche questa mi insulterete, però non ho tempo di fare il sugo. Ho comprato questa. Arrabbiata pasta sauce. È buona, l'ho provata ieri, molto buona, cioè molto, per carità. L'arrabbiata che facciamo a casa è molto più buona, però siccome non ho tempo e non ho voglia di rompermi i coglioni a fare sughi, compro i sughi pronti. Quindi, come lo preparo? Come al solito il mio bellissimo olio d'avocado, spruzzo così, poi metto a fare il pollo, questo pollo bellissimo di Waitrose, free range. Niente, ho scoperto che c'è un buon pollo anche in UK, perché dovete sapere che in UK non si trova il pollo giallo. Io in Italia mangio solo esclusivamente pollo giallo, perché è più buono, però in UK non si trova, non riesco a trovarlo. Cioè, non è che non si trova, non riesco a trovarlo. Magari c'è, però io sono forse non so se sono l'unico o il deficiente di turno che non riesce a trovarlo. Quindi ho trovato un pollo che, bene o male, si assomiglia un pochino al pollo giallo. Free range, perché non lo sapessi, significa allevato all'aperto. Quindi sono 120 grammi di pollo e poi la bellezza di 250 grammi di gnocchi, anche questi c'è scritto che sono stati fatti in Italia, made in Italy, spero che siano buoni. Quindi sale nell'acqua, poi gnocchi.
Ecco fatto, pronto. Mi stavo quasi dimenticando che siccome mi piace il formaggio, non ne mangio mai, cioè in realtà lo mangio solo esclusivamente nei giorni off, perché faccio questa cosa qua, ci aggiungo 10 grammi di formaggio. Se stringete i denti, grattugia meglio. Questi sono 11, questi sono 14, quindi vuol dire che ne metto 14. Forse erano 10, vabbè, non fa niente. Comunque, questo mi dà circa 80 grammi di carboidrati, 35 di proteine e se non sbaglio una decina di grammi di grassi, che mi servono prima dell'allenamento, non troppi, sono solo 10, ne ho, 70, ne ho 60 al giorno, quindi li concentro tutti mattina come avete visto e stasera a cena come vedrete. Preferisco, come ho detto stamattina, tenere i carboidrati tutti a ridosso dell'allenamento, perché se vi allenate forte, vi allenate in palestra, cosa succede? C'è una deplezione si dice, sì, praticamente le scorte di glicogeno all'interno del muscolo teoricamente finiscono. Quindi, siccome noi vogliamo glicogeno all'interno del muscolo, cosa succede? Se noi mangiamo carboidrati prima, intra e post workout, ne mangiamo molti, c'è un assorbimento da parte del muscolo di carboidrati molto più veloce. Quindi il muscolo recupera prima, crescete prima e siete tutti felici e contenti. Ora io mi mangio questo, ci vediamo dopo perché devo chiamare mia moglie. Bene, adesso come vi ho detto devo andare in palestra, quindi insieme al mio full day of lifting c'è anche questo da contare, che anche questo è uscito il video dell'integratore di un unboxing di integratori nuovi che ho comprato su Instagram @porcufit, seguitemi lì perché posto molto, molto di più e vi faccio vedere più cose per adesso. Intra workout con 25 grammi di carboidrati, sono 25 grammi di ciclodestrine e quindi insieme al full day of eating io conto anche l'intra workout. Questo qua oltretutto c'ha anche aminoacidi essenziali, quindi siccome al giorno ho 150 grammi di proteine e qua ci sono all'incirca credo 10 grammi di aminoacidi essenziali se non sbaglio, li conto, quindi li tolgo dalle proteine totali della giornata, quindi 10 grammi più o meno, e invece di mangiare 150 grammi da pollo e altre cose, altre proteine, pasta, perché la pasta c'ha le proteine anche, e niente, è questo. Quindi ora vado in palestra e ci vediamo per il post workout. Sarà un allenamento, spero, lungo, ma penso corto, tempisticamente parlando, perché sta settimana è un po' così, non lo so, non ho voglia di andare ad allenarmi, lo sto facendo lo stesso, non ho quella cosa che ho tutte le settimane, tutti i giorni, voglio andare ad allenarmi, non lo so, questa settimana va così, forse ho solo bisogno un po' di recuperare, sono solo un po' stanco, sto dormendo male, non lo so, comunque non ne faccio una scusante, vado lo stesso ad allenarmi, faccio quello che riesco a fare, ossia cerco di spingermi sempre al mio limite. Ci sono dei periodi nella vita, durante l'anno, che non ce la faccio, non ci riesco, ma periodi brevi, quindi stiamo parlando di una settimana, per esempio, a me sta capitando questa settimana così, e niente. Se volete vedere un video allenamento, quindi dal primo esercizio che faccio fino all'ultimo, con tutte le spiegazioni di quello che faccio, fatemelo sapere nei commenti e scrivetemi anche quale gruppo muscolare preferite. Oppure se volete proprio una serie a parte in cui faccio vedere tutti gli allenamenti che faccio. Scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere. Ok, adesso sono appena rientrato dalla palestra, vi faccio vedere quello che mangio post workout, solitamente, praticamente tutte le volte che tutti i post workout sono così. Questo è il mio o pre workout o post workout. Ho già detto, se lavoro di mattina questo è il mio post workout, perché pre workout ovviamente mi viene male portarmi la crema di riso, cioè non è che mi viene male, è che mangiare il pranzo, crema di riso e proteine è un po' più difficile, e soprattutto mangiare a pranzo questo non mi piace,
Quindi solitamente quando lavoro di mattina per pranzo mi porto un riso e pollo semplicemente, ma perché me lo preparo dal mio ultimo giorno off. Quindi da poco ho comprato questa crema di riso qua, BBJP. Quindi teoricamente sono 70 grammi di crema di riso, usually. Però oggi, siccome non ho molta fame, dopo l'allenamento, ne mangio 60. Poi, si mette a bollire l'acqua. Teoricamente, se non avete problemi di lattosio e tutte queste cose qua, potete anche farlo con il latte. Però io, siccome ho sempre problemi di lattosio, lo faccio con l'acqua. Oggi utilizzerò queste proteine qua. Poi molti vi ho fatto vedere in un video su Instagram che molte volte faccio whey drip, che sarebbe prendere le proteine, metterle con un po' d'acqua e fare una sorta di cremina, ma oggi non mi va, quindi mischio direttamente tutto insieme, 30 grammi di proteine. Niente, mettete l'acqua e girate. E la consistenza praticamente è quella che vi piace di più. A me piace un po' più liquida. Poi dipende anche dalle proteine che usate, perché se usate proteine per esempio vegane della soia, allora dovete mettere leggermente più acqua. Più o meno questa è la consistenza, dai. Cosa ci metto io? Ci metto una banana. Voi ci potete mettere i frutti rossi, se vi piacciono di più, o qualsiasi tipo di frutta che volete. Qualsiasi tipo di frutta che volete. Per esempio adesso, siccome la banana è molto piccola e io ho un po' di mirtilli qua, li buttate così. Poi il tocco finale, un po' di cannella. Questa lo stesso l'ho comprata da Costco. Così. E poi perché ci metto cioccolato della Lidl, perché il cioccolato della Lidl costa poco ed è buonissimo, 85%, voi potete metterlo anche al 70%, come vi piace di più. E ne ho comprato un altro da Waitrose al 90%, che ha la bellezza di 10 grammi di zuccheri. Questo è l'85 e ne ha 13. Praticamente il cioccolato della Lidl ha gli stessi carboidrati, però un po' più di zuccheri. Vabbè, comunque, però il cioccolato della Lidl c'ha più proteine. Secondo me il cioccolato della Lidl al 90%, che mi sembra che non esista, sarebbe molto molto più buono anche di questo di Waitrose, e costa praticamente la metà. E niente, questo è come si mi presenta il mio post workout. Bello. Quindi questo è il mio post workout e niente, dopo si mischia tutto e si mangia. Come vi ho detto, mangio questo post workout perché, anche se non sembrerebbe, ha molti carboidrati, un po' dalla frutta, un po' dalla crema di riso, ma soprattutto è molto più facile da digerire. Praticamente la crema di riso si digerisce subito, si dà ai bambini. La banana, vabbè, è un frutto, quindi si digerisce abbastanza bene. Proteine sono un mix tra isolate e idrolizzate, quindi sono digeribilissime. E poi un po' di cioccolato, perché comunque un po' di grassi leggermente ci voglio, sono 10 grammi, hanno circa 5 grammi di grassi, non di più. E la cannella perché è un antinfiammatorio naturale. Io ora mi mangio questo e ci vediamo direttamente per la cena. Bene, siamo arrivati alla fine praticamente, siamo arrivati alla cena, sono le 7:40, mi è venuta fame, quindi mangerò. Cosa ceniamo? Ceniamo quello che ho cenato ieri, ossia 350 grammi di patate. Dicono che qua in UK le patate siano buone. Ho deciso di prendere il salmone, infatti stasera mangeremo il salmone selvaggio, che ha la bellezza di 7,5 grammi di grassi per 100 grammi e 25 grammi di proteine, e quindi è un salmone abbastanza buono, se riesco a farvelo vedere. Quindi è un salmone abbastanza buono.
portato all'Italia. Ok, quindi tutto è pronto, come vi ho detto, i broccoli, il salmone che non si vede perché è ricoperto di patate, però è qua, 60 grammi di avocado e 350 grammi di patate, con 15 grammi di burro. Perché tengo i grassi a fine giornata perché mi rallenta la digestione, quindi durante la notte non mi vengono attacchi di fame, ma posso tenere tutti i grassi a cena in modo tale che la digestione si allunga un po', ovviamente dai grassi, è diciamo rallentata, e quindi niente, domani mattina mi sveglio e faccio colazione normalmente senza svegliarmi alle 5 del mattino morendo di fame. Quindi questo è tutto, ma soprattutto anche perché così mi rallenta la scomposizione di proteine durante la notte, per una questione di... e soprattutto omega 6, omega 3, omega 9, dall'avocado, dal salmone, tutte queste cose qua, durante la notte mi servono soprattutto per l'asse ormonale. Quindi questo è tutto per oggi, spero che vi sia piaciuto, io adesso mangio. E se vi è piaciuto lasciate un like, commentate quello che volete, seguitemi su Instagram @porcufit, TikTok @porcufit, e niente, ci vediamo la prossima volta. Fatemi sapere un video che volete vedere, un video di allenamento oppure un altro, un full day of eating quando faccio il cheat meal, quello che volete, fatemelo sapere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché ogni settimana esce un video nuovo, che sia di lavoro, che sia di palestra, che sia di cosa mangio, che sia di integrazione. E ciao!